Cari amiche e cari amici, ben trovati a tutti. Allora, finalmente è arrivato. Ci abbiamo messo parecchio per averlo nelle nostre mani, ma il drop time di Pedersoli è nelle nostre mani. Eccolo qua. Allora, di che cosa stiamo parlando? Del all-rounder di Pedersoli. Tutti, più o meno, conoscete quello che è stata la serie Borebuster, i fucili a leva fatti dalla Davide Pedersoli, che sono diventati in breve tempo un vero e proprio best seller. Questo, il drop time, altro non è che l'evoluzione della specie. Mi avete visto presentarlo varie volte nelle fiere con Stefano, dove l'abbiamo anche provato poi all'interno del balipedio, del poligono interno di Pedersoli, per vederne l'accuratezza. Adesso finalmente ce l'abbiamo in mano. Di cosa stiamo parlando? Eccolo qua. Innanzitutto è come più o meno un Borebuster, diciamo così, derivato solito dalla piattaforma 1886, l'avete visto 1 miliardo di volte, ma mi vedete indossare non le solite cavolate del cappello da cowboy per fare queste sceneggiate, ma un cappello da caccia, uno dei miei cappelli firmati da caccia, vestito sotto da caccia, perché questo è il mio fucile da caccia. Parliamo quindi di un'arma modernissima nel concept, in tutto quello che è, dove l'unica cosa tradizionale è la ripetizione del colpo a leva. Punto, non c'è nient'altro. Per il resto un fucile super moderno costruito intorno a un calibro, perché questo che è importante. Il Borebuster era 45-70 Government, l'avete visto, lo conoscete tutti. Un calibro che è devastante, veramente devastante nel breve medio tiro, intorno ai 50-60 metri, dove poi dopo perde un po' di precisione. E costano anche parecchio le cartucce, va detto, anche per allenarsi, ma il calibro tradizionale, come tradizionale anche quest'altro, quello intorno al quale è stato costruito il drop time, il 30-30 Winchester. Ma quale 30-30 Winchester? Quelli di ultima generazione, migliorati da tutte le aziende. In questo caso io nelle mani, poi vedrete anche la scatola che l'ha, ho delle Federal che in 170 grani, e io perché siamo qua, caccia aperta, a fare delle prove di tiro per farvi vedere che cos'è l'efficienza. Sulla precisione l'avete già visto, quanto è diventato preciso il 30-30 fino a 120 metri, 130 metri. Adesso vi faccio vedere anche quella che è l'efficienza, perché queste munizioni sono state migliorate un po' da tutte le aziende. Qui c'ho le Federal, ma potevo parlare di Hornady, potevo parlare di Winchester, potevo parlare di tanti altri marchi, migliorate di circa il 35, 40, 45% in tutti i termini prestazionali, sia in termini quindi di precisione che in termini di wounding e stopping power. Gli effetti dopo li vedremo in 2 o 3 sessioni di tiro. Siamo quindi qui a caccia aperta e vi facciamo vedere dei test su dei blocchi di legno per vedere quello che è l'effetto che fanno queste cartucce da intorno ai 30 metri. Faremo delle prove così. Siamo in un posto dove non c'è nessun problema, abbiamo una specie di balipedio dove poi spareremo, caccia aperta, quindi si può provare tranquillamente in campagna. E arriviamo adesso a una descrizione rapida dell'arma, che poi la troverete molto più dettagliata nell'articolo. Cosa cambia dal Borebuster? Innanzitutto cambia che questo è tutto in tecnopolimero, mentre il Borebuster in tante configurazioni presenta dei calci in legno ricoperti, qua abbiamo tutto tecnopolimero. E partendo dal calciolo, abbiamo un calciolo in gomma e gel ammortizzante abilissimo proprio a smorzare qualsiasi effetto negativo del rinculo. Abbiamo la possibilità di avere un calcio regolabile in alzo e deriva sia a destra che a sinistra per i vari tipi di tiratori. Poi, spostandoci in avanti, ovviamente tutta la zona receiver è quella di un caratteristico Pedersoli, top qualità, tutto ricavato dal pieno, acciai di grandissima qualità, super veramente. Slitta Picatinny, ovviamente, per montare tutti i tipi di ottiche, comprese delle ottiche sinistrorse o destrorse, per poter sparare anche con dei focali molto maggiorati. La canna in questo fucile è 19 pollici, cioè 483 cm, molto corta e compatta, utilizzabile in millanta modi. Di più non serve, ve lo posso garantire. C'è anche più lunga, ma io l'ho preferita in questa configurazione. Plus assoluto, vedete, è filettata, in questo caso è coperta, ma è completamente filettata per montare un freno di bocca, uno spengifiamma e, nei paesi intelligenti dove è ammesso, un silenziatore. Per il resto, quelli che si chiamano suppressor, per il resto 5 colpi ed eccola qua, perfetto all rounder, che io adopererò in varie forme di caccia, soprattutto d'altana e qualche volta in battuta.
Siamo seri, non è un'arma per sparare a un cinghiale di 180 kg, ma tutto quello che e non è un'arma per sparare a 300 metri, è un'arma perfetta da utilizzarsi in altana, in battuta e fino a 100-120 kg di cinghiale. Sparati bene, state tranquilli che ci rimane tutto. E adesso non rimane che farvi vedere 2 o 3 stupidaggini che facciamo. Siamo stati 2 volte a dire il vero in altana, perché eravamo a prendere il cinghiale, ma purtroppo ci è uscito tardissimo. Non avevamo sistemi di night vision e non siamo riusciti a sparare col rischio di evitare di ferire, di fare stupidaggini. Abbiamo preferito non fare niente. Lo vedremo a caccia, lo vedremo in varie occasioni e intanto lo vediamo mentre ci divertiamo un pochettino a spaccare qualcosina e vi facciamo vedere l'effetto di quello che fanno, soprattutto le nuove munizioni, perché drop time, parto dalla fine, quello che di solito in Pedersoli è l'inizio. Cosa vuol dire? È il nome con cui negli Stati Uniti vengono chiamati quegli ungulati cornuti diventati così vecchi perché furbi, birbi, e sono riusciti a eludere tutti gli attacchi dei nemici, tanto da avere dei trofei deformi, diciamo così, spesso rivolti verso il basso, molto molto ricercati. Ecco, come quest'arma, veramente un'arma molto molto ricercata, un'arma furba, modernissima, per tanti utilizzi, quella che ho scelto per me. Tutto il resto, ragazzi, lo vedrete nell'articolo, andate a cercarlo, All for Shooters, All for Hunters. Mi raccomando, tutte le descrizioni tecniche per saperne di più, sito di Pedersoli. È un'informazione che di solito chiedete sempre, ve la do qua. Tutta sta roba, tutta questa fantastica roba qua, sapete quanto va via? Poco più di 1.500 euro. Avete capito bene, poco più di 1.500 euro. E adesso andiamo a far vedere 2 botti. Ecco, come vi dicevo, vi faccio vedere le cartucce che abbiamo adoperato. Federal Premium, avete visto qualche botto, non sequenze veloci di tiro mirato, una per la precisione. Ci siamo divertiti da 30 metri, braccio libero, a spaccare una bottiglia che era messa sopra il bersaglio. Cosa abbiamo utilizzato come bersaglio per farvi vedere la potenza che oggi hanno le cartucce 30-30? Al di là di ogni ragionevole dubbio, foro d'entrata. Abbiamo fatto una rosata infima, proprio, ma guardate, saranno 5 cm, 3 colpi, e vi faccio vedere cosa sono i fori di uscita. Ditemi se un cinghiale di 70, 80, 90, 100 kg può sopravvivere a una cosa di questo genere. Ecco, abbiamo questa cosa che vedete alla mia mano, saranno 15 cm di spessore di legno massello. Questo è l'effetto che ha avuto il 30-30 sparato con la Pedersoli Drop Tin. Come dico io, le robe che fanno veramente molto molto bene alla vita di noi cacciatori. Quindi ragazzi, da me, dalla Davide Pedersoli e dal caro amico Stefano, veramente buona vita a tutti.